Buongiorno. Buongiorno a tutti. L'hai svegliato? Sono svegliato, qua ai 1100 metri di Tejeda, fa freschino al mattino. Abbiamo ancora il piumone da 2 giorni. Ce lo siamo rimesso. Eccoci qua dal bel villaggio di Tejeda, che è questo qui, questo splendido, bellissimo villaggio, al centro proprio dell'isola di Gran Canaria. Qui abbiamo il Roque Nublo e questo qua di fronte a noi invece è Roque Bentaya. Adesso andremo a fare una visita proprio alla Roque Bentaya. Sta arrivando il sole e anche Tejeda si illumina di luce, bellissima. Sbarra chiusa, per una volta siamo in anticipo. Qui dicono che apre alle 10, ora sono le 9:35, quindi aspettiamo un pochino e vediamo se aprono. Questo qui in cima, dietro di me, è il Roque Bentaya. Bello, eh? È un simile Roque Nublo, che è la terza montagna più alta di Gran Canaria. Però è un pochino più basso e guardate la meraviglia dei barranchi e delle montagne che ci sono qua attorno. Là in fondo si vede anche il mare. Il Roque Bentaya è stato uno dei luoghi di culto delle popolazioni indigene. Qui in questi luoghi è stata praticamente combattuta l'ultima difesa dalle popolazioni indigene nei confronti dei conquistatori spagnoli. Siamo proprio esattamente nel centro dell'isola di Gran Canaria e questo è considerato dall'UNESCO uno dei luoghi principali da conservare nella terra, nel mondo. Praticamente abbiamo aperto il centro di interpretazione del Roque Bentaya. Siamo i primissimi, ora sono quasi le 10. È arrivata la signora ad aprire la sbarra. Ora diamo un'occhiata qua alle bellezze che ci circondano queste montagne e scendiamo a vedere il centro di interpretazione. Iniziamo la salita al Roque Bentaya. Il ragazzo ci ha detto dura circa un'ora tra andata e ritorno. Non è lunga, ma è molto ripida qui. Quanto è bello questo posto! Siamo proprio in cima alla montagna qui. La punta estrema del Roque Bentaya sono 1414 metri e fa anche caldo, si sta benissimo ora. Come vi dicevamo prima e come abbiamo letto anche al centro di informazione, qua su questa roccia che era considerato luogo di culto per le antiche popolazioni guance, il 28 di aprile del 1483 si è consumata la battaglia del Bentaya, dove le ultime popolazioni locali, quindi le ultime popolazioni guance, sono state sconfitte dalle forze spagnole, armate sicuramente meglio
e meglio attrezzate militarmente, che hanno portato alla definitiva conquista dell'isola di Gran Canaria. Colombo passò qua dalle Canarie nel 1492, si fermò prima a Las Palmas di Gran Canaria per dei rifornimenti, successivamente per riparare una delle navi andò a La Palma. Non andò a Tenerife perché Tenerife non era ancora stata conquistata. Tenerife fu conquistata definitivamente nel 1498. Lì le popolazioni guance ancora resistevano alla conquista spagnola. E queste, come vedete, sono le ultime mura difensive dei Guanci per proteggere il loro poblado prima della conquista degli spagnoli. Ecco, queste sono quelle che in Sardegna venivano chiamate le Domus Deiana, cioè la casa delle fate. Erano dei loculi dove venivano deposti i cadaveri. A dimostrazione che questo era un luogo sacro funerario, che qua sotto c'è la tipica Almoguaren, che è un luogo dove venivano versati in sacrificio principalmente latte di capra, non assolutamente non venivano fatti sacrifici umani, ci mancherebbe. Questa roccia è davvero fantastica. È come il Roque Nublo, questo sperone roccioso, questo picco che si erge sulla vallata e si nota da ovunque ci si trovi in Gran Canaria. Sentiero terminato. E quindi? Ci abbiamo messo 1 ora e un quarto, ma molto con calma. Ci siamo fermati più di mezz'ora, quindi insomma molto semplici. E quindi anche Roque Bentayga approvato. Quindi cammino terminato, ripartiamo per tornare nuovamente a mare. Stiamo arrivando al Cristo di Artenara. Ecco qua, il camper è qua giù, Carletto, sotto questa Casas Cuevas. Questo è il pueblo di Artenara. Siamo a 1300 metri d'altezza, famoso per le Casas Cuevas. E all'improvviso bastano 2 curve e si passa da un paesaggio alpino a una sciara vulcanica incredibile. Questa è Gran Canaria. Quindi ora da 1500 metri iniziamo a scendere, dobbiamo arrivare a mare. Speriamo tengano i freni. Appunto.
Arrivati ad Agaete, eccoci qui, parcheggiati qui, siamo vicinissimo al paese. Ora ci siamo riposati un attimo dopo un lungo viaggio attraverso le montagne dell'interno di Gran Canaria. Doccetta, poi tra poco ci vengono a prendere degli amici italiani e andiamo con loro a farci un bel aperitivo. Eccoci, stasera aperitivo qui, alla finca Oaxaca. Ecco i nostri amici con cui passeremo la serata. Vi potete presentare? Ci possiamo presentare Orazio di Milano e Yolanda di Venezia. Però Orazio e Yolanda non vivono più in Italia ormai, sono canari. Esatto, da 10 anni. 10 anni. 10 anni. No, in totale sono 20. Sì, perché siamo stati 10 anni in Francia Parecchi, insomma. prima di venire Da qui. parecchi anni. E quindi avremo modo di passarci una piacevole serata. Buongiorno a tutti, Buongiorno. siamo ancora ad Agaete, abbiamo passato la notte qua. Ieri sera abbiamo passato una piacevole serata assieme ad Orazio E Yolanda? e siamo qui. Purtroppo ci sono alcune novità e dobbiamo un po' accelerare i nostri trasferimenti e tra un'ora e mezza abbiamo il ferry qua da Agaete per Tenerife. Ci sono arrivate alcune notizie dall'Italia e dobbiamo accelerare il nostro arrivo a Tenerife, dove poi vedrete che cosa faremo la prossima settimana. Quindi vi salutiamo qui da Agaete, e venite con noi, tra poco andiamo al porto. a Puerto de las Nieves, che è qui a pochi minuti da Agaete. Il traghetto ci aspetta a Fredolsen. Già pronti in coda, siamo in prima fila per imbarcarci da Puerto de las Nieves a Santa Cruz de Tenerife. Buongiorno, Ciao! siamo adesso a un bel caldo sole, guardate che carino, un piccolo porticciolo. Il Puerto de las Nieves l'abbiamo già visitato bene l'anno scorso, un paio di volte, è un luogo molto carino, turisticissimo, però carino, ecco, non lo sto dicendo in maniera negativa. Ha degli ottimi ristoranti proprio sul mare e guardate, però messo in mezzo alle inferriate, magari la Betty riesce a farvi vedere bene. Le barche sono principalmente piccoline, non ci sono barche di grandi dimensioni, però il luogo è gradevole, sicuramente gradevole. Qui, se non ricordo male, c'era dalla parte opposta del porto una bellissima piscina naturale dove poter fare il bagno. Oggi il mare è anche molto tranquillo, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ecco che è arrivato il ferry. Ecco il nostro camperozzo in prima fila.